Ciao, eccoci in un nuovo video di Vaporetto Italiano. Io sono Francesco e anche oggi ho un video super speciale per te. Il video di oggi è un video speciale perché oggi imparerai nuove espressioni naturali in italiano grazie a un cantante molto famoso. È un cantante italiano molto popolare in tutta Europa e anche in America Latina e non so se lo conosci, ma il suo nome d'arte è Nek. Oggi guarderemo l'intervista di Nek e insieme a lui impareremo tante espressioni naturali in italiano. Ti assicuro che le espressioni utilizzate da Nek in questa intervista sono molto comuni e molto usate in italiano e quindi se le userai anche tu renderanno il tuo italiano estremamente naturale e fluente. Quindi cominciamo con l'intervista. La prima domanda che l'intervistatore ha chiesto a Nek è: come ti stai preparando per il tour? Vediamo la risposta di Nek. Ho già fatto le prove musicali col gruppo. Stiamo assieme al mio chitarrista, stiamo rivedendo qua e là alcuni arrangiamenti giusto per essere precisi sul palco. Per il resto non vedo l'ora, quindi la mia preparazione è puramente fisica fondamentalmente. Cerco di tenermi in forma perché comunque sul palco c'è da dare parecchio. La prima espressione di Nek è: stiamo rivedendo qua e là alcuni arrangiamenti. L'espressione qua e là significa in diverse parti, senza precisare dove. Gli arrangiamenti sono l'organizzazione degli strumenti musicali e della struttura della composizione musicale. Ma l'espressione importante in questa frase è qua e là. Qua e là significa in diverse parti, in diversi luoghi, senza precisare dove. Nek dice: stiamo rivedendo qua e là gli arrangiamenti. Quindi non dice in quale punto preciso stanno rivedendo la composizione, in qua e in là, in punti diversi, senza precisare. Ma vediamo degli esempi. Fino a 20 anni ho abitato qua e là. Ho abitato qua e là significa che ho abitato in diverse città, in diversi paesi del mondo, ma non preciso dove. Vediamo un altro esempio. Nella mia camicia ci sono buchi qua e là. Significa che nella mia camicia ci sono dei buchi qua e là, in diversi punti, ma non preciso dove. Un'altra espressione utilizzata da Nek è non vedo l'ora. Forse conosci già questa espressione. Non vedo l'ora significa aspettare impazientemente, essere così felice che qualcosa accada che non riusciamo ad aspettare. Siamo impazienti. Per esempio, non vedo l'ora di andare in vacanza. Quindi sono eccitato, sono impaziente di andare in vacanza. Non vediamo l'ora di conoscere tua figlia. Anche in questo caso non vediamo l'ora, significa siamo impazienti. Siamo felici e impazienti di conoscere tua figlia. Vediamo la terza espressione utilizzata da Nek. Cerco di tenermi in forma. Conoscevi già l'espressione tenersi in forma? Tenersi in forma significa fare esercizio fisico per la salute del corpo. Ok? Quindi esercitarsi per tenere il corpo in salute. Per esempio,
Vado a correre tutti i giorni per tenermi in forma. Vediamo ora un'altra parte dell'intervista di Neck. La domanda che l'intervistatore ha fatto a Neck adesso è: quali progetti hai per il futuro? Vediamo cosa risponde Neck. Uno, una colonna sonora, per esempio. Io ce l'ho sempre lì, la mia idea, e arriverà. Ce ne sono tante altre di idee, sinceramente, alcune delle quali stanno cominciando a prendere forma. Non ve ne parlo, non perché io sia scaramantico, assolutamente, ma perché magari non vanno a buon fine e abbiamo parlato per nulla. Neck parla di un'idea e dice: ce l'ho sempre lì, l'idea. Ce l'ho sempre lì. Significa che l'idea è sempre lì nel suo cervello, è lì sempre e prima o poi si realizzerà. Un'altra frase che utilizza Neck è: stanno cominciando a prendere forma. Qui Neck parla delle sue idee e dice: le mie idee stanno prendendo forma. Usa l'espressione prendere forma, che significa realizzarsi, diventare reale. Quindi, se le idee di Neck stanno prendendo forma, significa che si stanno realizzando, stanno diventando reali. Vediamo un esempio. Finalmente i miei progetti prendono forma. Significa che i miei progetti diventano reali. Non sono più solo nella mia mente, ma diventano reali. Quindi prendere forma vuol dire diventare reale. Un'altra espressione che utilizza Neck è magari non vanno a buon fine. Parla sempre delle idee e usa l'espressione andare a buon fine. Andare a buon fine vuol dire concludersi bene, concludersi con successo, andare bene. Se un'idea va a buon fine, vuol dire che viene realizzata, prende forma e ha successo. Vediamo degli esempi. Il mio progetto è andato a buon fine. Significa che io avevo un progetto che si è realizzato con successo, è andato a buon fine, si è concluso in modo positivo. Vediamo l'ultima parte dell'intervista a Neck. La domanda questa volta è: cosa pensi dei giovani che lasciano i loro paesi in campagna per lavorare in città? Beh, sai, se una persona studia, un ragazzo studia e sente di dover uscire dal mondo contadino, ma perché semplicemente lui è nato lì, la sua famiglia è una famiglia di agricoltori e questo è un ingegnere, è giusto che prenda naturalmente il volo e vada. Però conosco tanti di questi ragazzi, io adesso uomini, che però comunque tornano, non vedono l'ora di tornare a casa perché comunque c'è il loro nido. E la vita del contadino è una vita molto dura e non è semplice, perché anche dal punto di vista pratico lo Stato non facilita il compito a questa categoria così importante, perché ricordiamoci che la terra ci fa mangiare e chi lavora la terra è in balia degli eventi atmosferici prima di tutto, cioè però io sono un contadino, come hai detto tu, tra virgolette, nel senso che aiutavo mio padre in quello che era la coltivazione del nostro orto. Io ho una casa in campagna che è rimasta a me e a mio fratello, amo proprio la terra perché sono cresciuto lì. Un'espressione che utilizza Neck in questa parte dell'intervista è giusto che prendano il volo. Qui utilizza l'espressione prendere il volo. In questo caso, prendere il volo significa aprire le ali e andare in direzione dei propri sogni. Quindi andare per realizzare i propri sogni.
Prendere il volo può avere anche un altro significato. Prendere il volo può significare fuggire, scappare, andare via. Ma in questo caso, dal contesto, si capisce che Neck intendeva andare in direzione dei sogni. Ma c'è un altro dettaglio importante in questa espressione. Rivediamola. È giusto che prendano il volo. In questa frase Neck utilizza correttamente il congiuntivo, perché nella frase principale c'è un'espressione impersonale. È giusto. È un'espressione impersonale con il verbo essere più un aggettivo. Per esempio, è importante che tu prenda il volo. È necessario che tu prenda il volo. È giusto che prenda il volo. Sono espressioni impersonali nella frase principale e quindi nella frase dipendente occorre utilizzare il congiuntivo. Ma farò presto un video sul congiuntivo, è quasi pronto. Un'altra espressione che utilizza Neck è chi lavora la Terra è in balia degli eventi atmosferici. Essere in balia degli eventi atmosferici significa essere sotto il potere degli eventi atmosferici, non poter fare nulla contro gli eventi atmosferici. Una persona che lavora la Terra è in balia degli eventi atmosferici. Se piove molto o se grandina e il raccolto si rovina, non si può fare niente. Quindi essere in balia di qualcosa vuol dire essere sotto il potere di qualcosa, non poter fare niente per fermare quella cosa. Vediamo un esempio, anzi 2 esempi. La barca è in balia del vento. Quindi la barca è sotto il potere del vento e non può fare nulla contro il vento. Questa città è in balia di un pazzo. In questo caso probabilmente il sindaco della città è un pazzo e la città è in balia di un pazzo, è sotto il potere di un pazzo e la città non può fare nulla contro questa persona. Ti è piaciuto il video? Grazie all'intervista di Neck abbiamo imparato nuove espressioni idiomatiche molto comuni e molto utilizzate in italiano. Se impari ad usare queste espressioni quando parli italiano, il tuo italiano sarà sempre più naturale e fluente. E il mio obiettivo è proprio questo, aiutarti a parlare italiano in modo naturale. Il mio consiglio è di imparare una alla volta queste frasi. Prova a scriverle su un foglio o su un quaderno e esercita una frase alla volta. Prova a inserirle in contesti o in frasi per memorizzarla meglio. Puoi anche scrivere delle frasi nella sezione dei commenti qui sotto per esercitare queste espressioni. Spero che ti sia piaciuto questo video e soprattutto spero che ti sia tanto utile per migliorare il tuo italiano. Ti ricordo che puoi iscriverti al mio canale cliccando sul tasto iscriviti qui sotto e niente, ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio e a presto!